Benvenuti e benvenute alla Valigia, un nuovo video podcast dove ogni 2 settimane incontro italiani che amano la Tunisia e tunisini con l'Italia nel cuore e che hanno scelto di costruire ponti fra questi due paesi attraverso progetti imprenditoriali, idee, sogni, speranze. E io sono Francesca Spinola, sono una giornalista, vivo da qualche anno in Tunisia e oggi per la nostra prima puntata ho un ospite assolutamente speciale. Chi non lo conosce a Tunisi o quantomeno chi non lo conosce alla Marsa, signori e signore, oggi ho con noi Lorenzo Di Fazio. Andar da dove a dove con il sole, dove si vuole pur se invece piove. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, grazie per la presentazione, troppo Ben gentile. arrivato. Sei arrivato con la moto o con il kitesurf? Con la moto. Con la moto? Perché qua insomma è più facile con la moto che Ecco, col più facile col con la kitesurf. moto. Che moto hai, Lorenzo? Racconta. C'ho una K100 che tra le altre cose è una moto tunisina, era della Gare Nationale di Bourguiba, quindi c'è anche un riferimento affettivo importante, che ho trasformato in una scrambler, diciamo, un po' per Fantastica. una tuttoterreni. Senti Lorenzo, direi che sei un italiano presente da molto tempo in Tunisia. Quanti anni sono che sei qua? Arrivai col mio socio nel 2009, dopo 5-6 anni di Egitto, dove ero direttore d'albergo per i Ecco. vari tour operator italiani conosciuti. Quindi eri già in Nord Africa, eri già, Sì, diciamo, sì, sì. lavoravi già sulle coste del Sì, Mediterraneo. Quindi questo... ero in Egitto, mi occupavo innanzitutto per i primi anni ero financial controller di un gruppo e poi divenni general manager. Il mio braccio destro era un tunisino che mi parlava molto bene alla Tunisia, come un posto Interessante. effervescente, divertente, con una buona percentuale di vento, perché il nostro sogno nel cassetto mio e del mio socio era il classico bar sull'isola. L'isola non è, diciamo, l'Africa è una grande isola se Sì. vogliamo, e l'abbiamo fatto dove abbiamo potuto, perché prima eravamo stati in Venezuela per esplorare possibilità o meno, siamo abbastanza, insomma, e poi sì, arrivati in Tunisia abbiamo capito che era Molto là. interessante. Quindi tu hai scoperto, hai sentito parlare della Tunisia da colleghi di lavoro, Colleghi diciamo. di lavoro e la fidanzata del tempo del mio socio, tra altre cose di madre algerina e di padre italiano, quindi integrata in questo mondo comunque senza alcun preconcetto. Lavorava sulle rinnovabili tra Roma e Tunisi e lei stessa ci disse: Andate, andate, andate in Tunisia, visitate, sì. fantastico. C'è Quindi vento, noi dalle... cercavamo il vento soprattutto. cercavate il vento. Ecco, questo mi allaccia subito al discorso del kitesurf. Quindi, diciamo, appena arrivato in Tunisia, la prima cosa di cui ti sei occupato è stato il kitesurf, giusto? Il kitesurf, che poi per una serie di coincidenze fortuite, perché comunque, come dico, spesso mi ritengo, non sono particolarmente ambizioso, però sono abbastanza fortunato e mi faccio un po' trasportare dagli eventi, tipo turacciolo di sughero in mare. Bella E- descrizione anche Esattamente, questa. siamo capitati in un posto dove siamo riusciti a costruire la nostra paillote utilizzando lo schermo o il parasole, l'ombrello, diciamo, delle licenze dell'alcol dell'albergo e quindi oltre che alla scuola di kite avevamo un piccolo bar. Un piccolo bar. Ecco, raccontami di Il questo bar. Blanco, beh, Si chiamava Il si chiamava Blanco, ne ho Blanco, sentito parlare copiato, nome ancora. copiato da un famoso bar di Formentera dove noi per essere un po' più originali abbiamo aggiunto la K. Quindi Perfetto, quindi Blanco con con la la K, K. sì. Però per evitare, insomma, per non prendere
Sono curiosa, che tipo di pubblico aveva questa scuola di surf e questo bar La scuola di all'epoca? surf, che doveva essere il main business, si è tramutato poi come un business laterale, una passione, ma il bar è stato sicuramente centrico. Beh, la clientela era una cosa incredibile, perché In che senso? c'era tanto impegno sociale da parte loro, che ci vedevano un po' come dei paladini di libertà, perché noi offrivamo un bar non strutturato con ti devi sedere, prendi la bottiglia, fai questo, abbastanza di libertà. Certo, Anche dal punto di vista del dress code, ho capito, cioè nel senso era sempre un bar sulla spiaggia, quindi abbastanza libertà anche lì, libero. integrale, cioè sì, era molto, come dire, inclusivo. E poi c'erano tutte queste, c'era molto impegno sociale, artistico, era una delle prime volte che sentivo parlare di questi collettivi, per me il collettivo era Andy Warhol, la Factory, ma non capivo bene cosa fosse. Allora il DJ, l'artista, il graffiti, il writer, Certo, quindi mi stai parlando di che anni? 2009, prima della 2009. rivoluzione, due Prima... anni prima della E rivoluzione, c'era forse, ecco, molto fermento. allora, sai, il nostro podcast si basa su una valigia che ha dentro tre oggetti simbolici. L'oggetto che rappresenta appunto il tuo passato, quello che ti sei portato dietro nella fase di arrivo in Tunisia. Allora, come Simbolico va bene certo, anche. anche perché come ti dicevo non sono un accumulatore, non sono un collezionista, sono uno che ha anche insomma, anche casa mia è abbastanza spoglia perché non sono uno che, quindi il simbolo ti direi il bar sulla spiaggia, cioè che è l'idea che abbiamo tutti quelli nati in Liguria più o meno, io vengo dalla pallanuoto, Certo, sei ligure. poi il nostro sogno era avere uno stabilimento balneare. Bellissimo. Quindi hai portato il tuo oggetto dal passato e il sogno di Sì, ragazzo. lo stabilimento balneare, quindi lavorare sì tanto, ma 3-4 mesi, il resto dell'anno liberi, si viaggia, Thailandia, Brasile, quello che è, cosa che poi ho fatto un paio d'anni, perché Certo. poi purtroppo è arrivato anche il tempo delle responsabilità. Eccolo lì. E questo mi sembra un po' l'oggetto del presente, o Eh sbaglio? sì, Perché, tengo famiglia. ecco, esatto, il nostro Lorenzo, oltre a essere uno sportivo, un imprenditore, un amante delle moto, È pure un papà. è pure un Vabbè, che papà. non è che sia una cosa Quanti complicata. figli hai, Lorenzo? Ho un figlio e una figlia, Un in figlio e una figlia. quest'ordine. Età? Prima 10 e 8. Senti, e com'è crescere un bambino in Tunisia Semplice, oggi? semplice, ci vogliono sicuramente un po' di risorse economiche, parliamo di una cosa, però diciamo più che quello è proprio la libertà, il vivere all'aria aperta, Certo. l'integrarsi con gente di altre nazionalità e i tunisini, gli amici di mio figlio sono il 99% tunisini, Loro parlano tunisino? parlano, capiscono, Capiscono. capiscono. E parlano Parlano francese? francese, italiano, prima Italiano? lingua francese perché sono scolarizzati nella scuola Quindi francese. sono perfettamente bilingue, quasi trilingue. Se la mamma è marocchina, che però non le parla, cioè parla Una il berbero, non famiglia... parla l'arabo, Ok, ecco, e interessantissimo. quindi loro l'idea solo, sono nati qua, ma a parte quello, solo l'idea di poter andare via lì, a parte che se succedesse devono seguire la famiglia, Certo, però assolutamente. è una roba lontana Certo, comunque dalle vedo la loro tua volontà. famiglia e rappresenta veramente questo mare, lago Mediterraneo che unisce, perché tu sei ligure, lei è marocchina, con i bambini vivete in Tunisia. È un filo conduttore Per noi che non ci facciamo i complimenti, però diciamo che è una realtà, è una dimensione in cui ci ritroviamo. la qualità della vita ha qualcosa a che vedere con... Beh, la qualità della vita, come ti dicevo prima di iniziare, diciamo, questa simpatica intervista, è la facilità, la semplicità. La gente ovviamente non si può generalizzare, però tante volte c'è un'empatia dell'interlocutore che fa sì che i problemi si cerchi di risolverli in qualche maniera. Questo non vuol dire che ci siano scappatoie, ogni tanto può anche essere Certo. quello, però sicuramente è una qualità di vita alta perché Sì, sì, veramente qua si ritrova anche quel modo di risolvere i problemi che forse nella vecchia Europa, soprattutto la Nord nuova Europa, Europa, sì, perché più... non si Ma ritrova. adesso anche qui le cose stanno cambiando perché sta diventando informatizzata la società, la burocrazia e quindi
le deadline sono deadline, e quindi è certo. diventato molto più simile alla vita in Europa, ma c'è ancora un Ah margine sì, anche per la Tunisia è un ma paese che corre. corre molto, ma c'è ancora un margine perché i rapporti umani abbiano ancora il loro, siano ancora, diciamo, protagonisti Certo, il rispetto loro ad altre spazio, aree, sì. assolutamente. Allora, so che oggi c'è un altro luogo che non si chiama Blanco, ma si trova sempre in zona banlieue nord, alla Marsa, che è un po' iconico anche questo, Le Beau Vieux Temps, è un luogo Sì, di ritrovo dove un po' tutti, tunisini, italiani, sì, è un bel espatriati, mix. si ritrovano. E raccontami di questo esperimento, di Questo questo... è il secondo posto che, diciamo, abbiamo aperto con la collaborazione del proprietario, quindi collaboriamo con la proprietà da ormai più di 10 anni, iniziamo nel 2013, ma soprattutto lì è l'ambiente che fa sì che sia diventato un po' un network un misto tra società tunisina, stranieri, Sì, è un luogo di ritrovo, Lorenzo, sì. posso dirlo sinceramente, moltissimi stranieri ma anche moltissimi tunisini vengono proprio anche per ritrovare, anche trovare te, trovare gli Sì, è amici. meno ehm, probabilmente come posto rispetto al Blanco c'è meno, forse c'è meno scintilla, devo dire la verità, perché comunque il costo della vita un po' in certo. Tunisia è diventato quello che è diventato, e quindi il giovane non è che si possa permettere tutti i giorni di frequentare, quindi c'è più, ma anch'io ho 50 anni, quindi più o Esatto, diciamo che meno, siamo cresciuti eh tutti, sì, diciamo che la mia i nostri clientela sogni di intorno a me è ragazzi. cresciuta con me, Esatto, per fortuna, certo, nel sì, senso che sì. bisogna diventare grandi prima o poi. Certo, comunque stai continuando, diciamo, in questa tua idea, in questo tuo sogno imprenditoriale, d'altronde non è lontano dalla spiaggia, in ogni No, e poi caso, comunque Le Beaux Vieux Temps. in 5 minuti il kite è gonfio, Esatto, si esce. infatti. Allora, io ci stiamo avviando verso la fine di questa nostra puntata. Ti chiederei che cosa vedi nel tuo futuro, perché il passato e il presente l'abbiamo abbastanza Beh, insomma, il esplorato. futuro, viviamo dei tempi difficili, complicati. Io non penso di aver mai avuto intorno a me, basta aprire le news, non voglio fare retorica, però è abbastanza... Sono Quindi preoccupanti. voglio il tasto pausa. Tasto pausa. Sì, fermiamoci qua, Bene. l'escalation e anche la mia situazione, mi piacerebbe che continuasse così, cioè nel senso, a parte che è ovvio che più, non è che ora sono nostalgico, però più si va avanti più invecchio, insomma, quindi fermiamoci qua, andrebbe bene così, ma non si può, so Non benissimo si che può, no. hai ragione. Quindi Senti, stiamo in raccontami. Tunisia finché la salute, diciamo, e la situazione Lo ce lo permetterà. permetterà. E se così non fosse, ci rivediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Who is Raccontami, next? raccontami prima di andare via un aneddoto, qualcosa di strano, divertente che è successo in Tunisia e che rappresenta un po', come dire, anche la parte gioiosa di questo paese, la parte divertente. Guarda, ce ne sarebbero così tante perché sono tanti anni di vita, ok? Vissuti, sono sempre stato più o meno in coppia, poi coi figli, gli amici, amici che sono arrivati, amici che sono partiti, poi c'è un gruppo di amici, un nucleo un po' più solido, non perché ci vogliamo più bene, perché sono rimasti, Certo, mio amico Pierluigi, Aldo, Momò e tanti altri, che che sono, diciamo, siamo lo zoccolo duro, quindi stare farei un insieme a torto, raccontare una storia piuttosto che se poi ce n'è un'altra. una marea. Mi ricordo la prima Certo. volta, ma questa è una cosa che può sembrare che uno è qua solo perché la vita costava meno o costi meno, che in realtà no, è la qualità di vita proprio nel senso della qualità di vita. Però sì, diciamo che appena arrivato il primo giorno con un vecchio Range Rover che portai dall'Italia, mentre ero a un ristorante alla Goletta a mangiare pesce buonissimo, vedo la mia macchina portata via dal carro attrezzi, quindi voglio Aia, dire, non è che aia. qua si possa fare tutto, cioè c'è Certo, ovviamente... Insomma, inseguo in ciabatte sto fuoristrada che si ferma in mezzo al traffico perché non riusciva ad andare via, insomma me l'hanno scaricato e mi hanno detto però, caro, devi pagare la multa. E tu hai pensato a una multa Io abituato salatissima? all'Italia mi veniva da piangere, e Certo. invece pagai al tempo tipo 5 dinari, che Hai- erano l'equivalente di
non so, Certo, un 2 euro. euro, no, magari 3 euro, 2 euro e Quindi mezzo. hai pensato di parcheggiare sempre male No, l'auto a no, questo no, punto? assolutamente perché no, mi darebbe fastidio non fare al prossimo quello che non vuoi che ti Certo. faccia al pro. Però sicuramente, beh, mi aveva fatto ridere perché stavo mangiando Certo. pesce buonissimo a buon prezzo. In più, Mi hanno restituito la macchina con pochi soldi e quindi ho detto, va bene, hai detto allora resto. un paese fantastico. Però vabbè, questa non, Certo. è un po' minimizzare, cioè un po' No, che si scherza, però semplificare le qualità della Tunisia. Che poi, vabbè, la qualità della Tunisia, a parte il paese che è bellissimo, è la gente che la abita. Sono assolutamente. loro il valore aggiunto, Hai i ragione, tunisini. hai ragione. E su questa nota vi dico, per chi volesse incontrare Lorenzo, andatelo a cercare sulle spiagge di Gammarte. E O al Pompiottano, quando vedete questa vela arancione o sbaglio? arancione e grigia, poi Arancione dipende, però sì, grigia. adesso sì, adesso Ecco, arancione e grigia. l'arancione grigia, quello è Lorenzo. Ok, Lorenzo, è stato un grandissimo Francesca, piacere averti. Francesca, ringrazio te e la E ti produzione. auguriamo il meglio per il tuo futuro, che in Grazie. questo momento è sul tasto pausa, Pausa, pausa. ma si vedrà. Esatto. Grazie e alla prossima puntata della valigia. Non dimenticate di mettere i like, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e seguite i nostri social. Ciao!